trovate la falabella fatta da Momì? Eccola proprio qui. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e proprio sì, oggi vi mostrerò una versione unica, inconfondibile ed originale della famosissima borsa falabella. Unica e originale proprio perché ho utilizzato il filato pelliccioso, ovviamente sintetico. Ne ho utilizzati ben 2 gomitoli da 50 grammi, nonché 52 metri di filato stesso. Io questo l'ho acquistato da Teddy tempo fa. Uncinetto di lavorazione 4,5, ho utilizzato anche della rete da 0,5 che io acquisto sempre dalle Leroy Merlin perché è molto resistente e poi non finisce mai. Poi ho utilizzato all'incirca 2 metri, 2,20 m di catena, proprio come vuole il modello Falabella. Ogni manico misura 50 cm e poi abbiamo tutta la catena attorno alla borsa. Nonostante abbia utilizzato un filato pelliccioso, comunque la catena si vede proprio. Volendo a piacere è possibile anche applicare un bottone magnetico all'interno. Anche con le alette io avrei potuto farlo, perché alla fine le alette vengono nascoste dal filato pelliccioso stesso e magari se la borsa all'interno non si chiude potete sfoltire con delle forbici, come ho fatto per un altro progetto che trovate sulla sezione abbonati. Comunque io spero che il progetto vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Volevate tantissimo una falabella fatta da Momì ed eccola qui. A questo punto vi lascio direttamente al tutorial. Mi raccomando, iscriviti per non perderti i prossimi progetti e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Ci occorrerà della rete da 0,5 che io acquisto sempre dalle Leroy Merlin reparto giardinaggio, che andremo a preformare. Ora vi do tutte le misure utili, sia per il corpo borsa che per i due laterali, e del filato pelliccioso ovviamente sintetico. Io ne ho 3 gomitoli e li ho acquistati tempo fa da Teddy. Uncinetto di lavorazione 4,5. Intanto andremo a tagliare un pezzo di rete 55 cm x 24 cm e col marcapunti iniziamo a contare 10 quadratini e mettiamo il marker, stessa cosa sul laterale. Prendiamo le nostre forbici e andiamo a tagliare esattamente i 10 quadratini marcati. Ripetiamo dall'altra parte. E ovviamente ripetiamo anche dall'altra parte e abbiamo così formato il modello falabella. Mentre per i due laterali bisognerà tagliare 5 cm per 19 cm di altezza. Questo sarà il primo lato. Poi abbiamo la profondità e l'altro lato per intenderci. Una volta fatto questo possiamo prendere il nostro filato e andare a lavorare la rete con l'uncinetto stesso appunto bassissimo. Ovviamente questa operazione si può fare anche con ago e filo, però per questioni di pazienza e di tempo preferisco farlo con l'uncinetto stesso. Volendo possiamo fare un cappio affinché non scappi il filato, anche se è un po' difficile con questo filato. Sfido chiunque a lavorarlo senza qualche supporto. Io per esempio non riesco assolutamente. Mi inserisco nel primo quadratino, prendo il cappio e inizio a lavorare. Qui volendo posso saltare 2 quadratini e a partire dal terzo vado a fare un punto bassissimo, 1, 2 e nel terzo faccio un punto bassissimo. Quindi 1, 2 e nel terzo un altro punto bassissimo e posso regolarmi così. Non bisogna essere troppo precisi, anche se sono 4 non succede nulla. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per esempio qui ne ho 3, ne ho 4, vado del quarto, non succede assolutamente nulla. Salto un quadratino e vado direttamente nel secondo in diagonale. Ok, giro il mio lavoro e procedo. 1, 2, 3. Uno, due, tre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, come notate è super facile, molto scorrevole anche. Ok, adesso ho gli ultimi 2 punti giustamente, ma vado nell'ultimo e chiudo. Come ho fatto prima, salto un quadratino, vado nel successivo in diagonale e procedo.
Quindi, in poche parole, quando vado a lavorare in orizzontale, salto sempre una riga di quadratini e vado nella successiva. Come in questo caso, salto questo e vado lì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Molto molto semplice. Finiremo in fretta la nostra borsa e avremo una borsa effetto pelliccia, ovviamente sintetica, ripeto. 1, 2 e 3. Questo è il metodo secondo me migliore. 1, 2, 3. 1, 2 e vado nell'ultimo. Salto un quadratino, una riga, vado nella successiva, giro il mio lavoro e procedo. Io direi di procedere anche da sole, perché comunque il procedimento è sempre lo stesso. Dobbiamo ricoprire in sostanza, ma l'avete già compreso, tutta la rete. Lo stesso lavoro ripeteremo sui due laterali. E voilà, questo è il corpo borsa una volta ricoperto. Che dire, effetto wow. Comunque vado a lavorare l'ultimo quadratino nell'ultima fila, nell'ultima riga, poi faccio una catenella e stacco un bel po' di filo, perché questo mi servirà per andare a cucire comunque il primo laterale. Per il laterale ho fatto lo stesso lavoro, quindi cappio, sono entrata nel primo quadratino, ho saltato 2 quadratini e a partire dal terzo ho iniziato a fare il punto bassissimo. Poi qui mi è rimasto l'ultimo quadratino e ho fatto comunque un punto bassissimo, ho saltato una fila di quadratini e a partire dalla terza ho iniziato a fare un punto bassissimo e così via per tutto il laterale. Terminato tutto il pannello ho comunque lavorato l'ultimissima fila a punto bassissimo, ho staccato il filo e l'ho nascosto tra i punti con l'uncinetto, mi veniva comodo così. Adesso possiamo prendere sia il corpo della borsa che il nostro pannellino, un ago bello grosso. Prima di cucire il laterale però sono andata a rifinire semplicemente con ago e pelliccia stessa, quadratino per quadratino, la zona in diagonale. Arrivata all'ultimo quadratino ho fissato anche il primo laterale. Per fissarlo ho semplicemente cucito entrambi i pezzi con ago e filo, quadratino per quadratino. Può sembrare complicato individuare i punti, però basta che spostate la pelliccia con le dita, vedete che c'è il quadratino e comunque non fate assolutamente alcuna fatica. Io ho fatto questa operazione davvero in un attimo. Poi terminato il primo lato ho cucito anche la base, sempre quadratino per quadratino. E infine ho cucito l'ultimo lato, sempre allo stesso modo. Anche qui ho fissato gli ultimi 2 quadratini, proprio come ho fatto all'inizio, e con il filo che mi è rimasto in eccesso sono andata a rifinire la zona in diagonale, entrando in ciascun mezzo quadrato che avevo a disposizione.
Ho ripetuto questa operazione anche sulla zona superiore, sul bordo superiore della mia borsa. In questo modo ho nascosto per bene la rete che si intravedeva. Ho ripetuto ovviamente la stessa operazione anche dall'altra parte. E questo qui sarà poi il risultato della nostra borsa. Ovviamente con le mani possiamo strofinare la lavorazione, ma non è tanto necessario perché poi andremo ad applicare anche la catena. Ecco qui la falabella pellicciosa, che dire, è spettacolare e anche abbastanza capiente. Adesso occupiamoci della catena, ultimo passaggio. La catena è proprio la caratteristica principale della falabella. Io inizialmente avevo preso 2 metri di catena, ma poi ne ho aggiunto un pezzettino e fra poco lo vedrete. Comunque basta prendere un po' di filato pelliccia, agganciarsi esattamente nel primo quadratino. Questa volta ho cambiato anche l'ago, ne ho utilizzato uno più sottile e poi sono passata anche attraverso al primo anello della mia catena. Come inizio cucitura ho fatto proprio 2 passate per fissare bene. Dopodiché sono passata ai quadratini e alle maglie della catena successivi. Inizialmente saltavo una maglia della catena e mi inserivo. Poi vedrete che ne salterò 2 di maglie, ma non qui, sulla zona dei laterali, e poi comunque ho fatto così per il resto della borsa. Ecco, da qui in poi ho iniziato a saltare 2 maglie e ho cucito. Ovviamente ho fissato la mia catena anche alla base. E poi lungo l'altro laterale finché non sono arrivata all'estremità. Lì ho bloccato la pelliccia in eccesso, ho fatto un bel nodo e poi ho passato il filato per un bel po' di punti, prendendo anche la rete. I 2 metri di catena sono stati sufficienti per ricoprire un po' tutta la borsa, però come notate ne manca un pezzettino, ma niente paura, è molto semplice. Basta prendere un altro pezzetto di catena, aiutarsi con delle pinze, allargare l'anello e fissarlo all'altro, stessa cosa dall'altra parte. Per questo vi dico che all'incirca ho utilizzato 2,20 m, 2,25 m di catena, ma siamo lì. Magari per sicurezza procuratevene almeno 2,5 m, ecco. E voilà, borsa falabella in pelliccia completata, misura 25 cm x 27 cm. Guardate com'è spaziosa e capiente, molto molto bella. Volendo potreste mettere un bottone magnetico con le alette. E voilà, amiche ed amici, progetto terminato. Ve la faccio vedere ancora una volta anche indossata. Che dire, mi piace moltissimo, sono molto molto soddisfatta di questo progetto e sicuramente lo sfrutterò in inverno. Non subito, perché comunque qui al sud non fa così tanto freddo come al nord, ma secondo me per dicembre e gennaio, per le nostre temperature, andrà più che bene. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi do l'appuntamento al prossimo tutorial, mi raccomando iscriviti, attiva la campanellina e seguimi anche sui social. Grazie ancora, un bacino a tutti!